Amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Il video di oggi è dedicato al forno che vedete qui accanto a me. Il forno si chiama QQ16 ed è distribuito in Italia da un'azienda romagnola il cui nome è QQ Pizza. Io sono venuto a conoscenza di questo forno per puro caso un giorno mentre guardavo dei video su YouTube. Sono incappato nel video del mio amico Jonathan che presentava per l'appunto questo forno. Vi lascio il link qua sopra. Adesso io questo forno ce l'ho da circa 2 mesi, l'ho usato per ogni tipologia di pizza e sono pronto per l'appunto a parlarvene diffusamente. Anzitutto si tratta di un forno a gas GPL, è caratterizzato da un meccanismo a rotazione, è un forno anche abbastanza grande, è un forno che occupa più o meno un'area di 60x60 e ci consente di fare pizze veramente molto grandi. Infatti la pietra ha un diametro di 40 cm, quindi capace di soddisfare il nostro desiderio di fare pizze molto grandi per la nostra famiglia o per i nostri amici. Il forno è costruito completamente in acciaio. All'interno, nella camera di cottura, non vi è alcun punto con verniciature, ma puro e semplice acciaio. Il bruciatore ha una forma di U che parte da dietro e viene verso la bocca del forno per un certo tratto ed è diviso dall'area di cottura sulla pietra refrattaria da una protezione che protegge le pizze da bruciature certamente sempre sgradite. La pietra refrattaria è spessa 1,5 cm, quindi le pizze non le brucia praticamente mai. La cosa che caratterizza questo forno e che mi ha spinto a dare il titolo che ho dato a questo video è il sistema di rotazione. Mi avvicino per farvelo vedere. Sostanzialmente qui sul lato noi abbiamo due manopole, una che governa, e lo potete vedere, la rotazione meccanica della pietra refrattaria, l'altro invece che attraverso il sistema a piezoelettrico, quindi senza dover usare, per capire, accendini, governa l'accensione del forno. Questo sistema meccanico, o meglio manuale, di rotazione non ha nulla a che vedere e non compete con i meccanismi automatici a energia elettrica, per un semplice motivo che laddove quelli sostituiscono completamente la presenza dell'appassionato pizzaiolo, si appoggia alla pizza e loro fanno tutto il resto, qui invece abbiamo l'emulazione dell'azione del pizzaiolo che periodicamente e a più riprese interviene sulla pizza con il palino. Quando una parte è già cotta noi interveniamo, ruotiamo idealmente ad esempio di 1/4 di pizza e tutto questo finché non abbiamo la cottura perfetta. E grazie al meccanismo che ci consente di andare sia avanti che indietro, ci consente proprio di perfezionare la cottura colmando eventuali difetti di cui ci rendiamo conto durante la cottura stessa. Per quanto riguarda le prestazioni, dobbiamo sapere che in circa 30 minuti la temperatura che viene raggiunta dalla pietra refrattaria misurata al suo centro è di circa 450 gradi. Il recupero cosiddetto della temperatura avviene in un tempo più che accettabile, praticamente come accade con altri forni, giusto il tempo di preparare una nuova pizza e noi sulla pietra abbiamo nuovamente la temperatura necessaria. E veniamo adesso alle opzioni di acquisto di questo forno. Il forno viene venduto in 4 diverse configurazioni. La prima è quella standard, col forno nudo e crudo col sistema di rotazione. Poi si va verso la quarta aggiungendo sempre più optional e partiamo sostanzialmente da 440 euro per arrivare fino a 490 euro, dove praticamente il forno viene corredato da una serie di optional che sono senz'altro utili per qualunque appassionato. Io sono riuscito ad avere, me lo chiedete sempre, un codice sconto per cui utilizzando il codice che trovate in descrizione potrete avere 30 euro di sconto per qualunque configurazione di questo forno. Adesso non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a vedere la cottura di alcune pizze nel mio tavolo da lavoro qui accanto a me. Seguitemi. Iniziamo con la stesura della prima pizza. Partiamo naturalmente dal panetto, lo stendiamo per bene con stesura classica napoletana. Prima abbiamo usato i polpastrelli, adesso completiamo e usiamo la tecnica dello schiaffo. Infine allarghiamo ancora un po' con la tecnica dei pugni, così scuotiamo anche la farina in eccesso. Ora iniziamo con gli ingredienti. Faremo delle margherite, quindi passata di pomodoro, basilico, il 6 classico d'olio,
formaggio grattugiato e il fior di latte. Una volta che siamo pronti, possiamo trasferire la pizza sulla pala allargandola ancora a piacimento per sfruttare lo spazio e poi andiamo dritti in forno. Non appena la pizza ha iniziato a cuocersi, interveniamo una prima volta con un tratto di rotazione, vedete già che c'è della maculatura. Ripeteremo questa operazione, vedete come faccio ruotare sostanzialmente il piatto. A seconda naturalmente del bisogno, per cui con pochi passaggi, senza diventare matto, otteniamo la pizza ben cotta su tutta la sua superficie e maculata anche come piace a me. Guardate con quale facilità ho operato. Estraiamo la pizza, la portiamo sulla tavola dove la completiamo con un altro filo d'olio, qualche fogliolina di basilico e ve la mostro più da vicino, anche per farvi vedere tra l'altro la cottura del fondo. Come vedete la pizza è ben maculata e sotto è ben cotta. Partiamo adesso col secondo panetto. La procedura è la stessa, utilizziamo i polpastrelli per allargare il disco di pasta, poi la tecnica dello schiaffo. Con i pugni allarghiamo ancora un po' e scuotiamo la farina in eccesso e poi ci dedichiamo ad aggiungere gli ingredienti. Nuovamente passata di pomodoro, olio, basilico, formaggio grattugiato e fior di latte. Ora trasferiamo la pizza sulla pala. Nuovamente allarghiamo un po' e andiamo di nuovo nel forno. Poggiamo la pizza sul disco di pietra, aspettiamo qualche secondo e iniziamo a fare la rotazione manuale. Voi potete subito vedere che a ogni rotazione corrisponde più o meno un quarto della pizza e man mano che la pizza si colora io la faccio girare, di modo da esporla tutta correttamente alla fiamma. Davvero sono sufficienti pochi movimenti per ottenere la cottura della pizza. Un gioco. Estraiamo la pizza, anche in questo caso la portiamo sulla tavola, dove aggiungiamo qualche fogliolina di basilico a crudo, un giro d'olio e vi mostro anche questa seconda pizza. Guardate che bella maculatura e sotto la cottura sempre di ottimo livello. Passiamo alla terza e ultima cottura. Stendiamo il disco di pasta, ci aiutiamo anche in questo caso con la tecnica dello schiaffo e poi con i pugni. Mettiamo gli ingredienti iniziando sempre dalla passata di pomodoro, aggiungiamo poi mozzarella, subito dopo il basilico e l'olio e trasferiamo la pizza sulla pala, ma prima abbassiamo un po' la fiamma. Eccoci qui. E ora inforniamo. Tenete presente che la fiamma va abbassata perché tra una pizza e l'altra si aumenta per recuperare la temperatura. Anche in questo caso una manciata di secondi sono sufficienti e iniziamo la rotazione manuale. Anche in questo caso andiamo per quarti di pizza, più o meno naturalmente, fino a ottenere la cottura desiderata. Come potete vedere, davvero si tratta di pochi semplici passaggi. Il video naturalmente è accorciato, però complessivamente si cuoce per circa 1 minuto e un quarto. La pizza sostanzialmente è pronta, ultime rifiniture e possiamo estrarla. La portiamo sulla tavola, completiamo ancora una volta con un filo d'olio, del basilico e poi ve la mostro più da vicino. Ben maculata,
e altrettanto ben cotta sotto. Bene cari amici, adesso avete visto il video, a me non resta che ringraziarvi di essere stati qui a vederlo un po' tutto, abbiamo conosciuto insieme il forno QQ16, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritti iscrivetevi adesso al canale che incoraggia me ma soprattutto sostiene il canale stesso e io vi do appuntamento al prossimo video sempre qui da me.